Mi sono comprato un low cost per una delle città più costose del mondo e ho praticamente 3 giorni per girarla tutta. Dopo aver preso un EasyJet costatomi meno di una galetta, scoprirete che cos'è, tranquilli. Sono arrivato nella città delle luci e dell'amore. Sono le 2 di notte, devo ancora raggiungere l'hotel e sono da solo in mezzo a questa strada. Dopo una notte insonne trascorsa con 2 sconosciuti, l'indomani mi sarei svegliato con l'intento di visitare tutta Parigi e sono veramente emozionato di iniziare questa giornata perché nell'arco delle prossime 12 ore avrò modo di visitare tutta la città, se avete capito bene, tutta la città. E oggi proverò a mostrarvi come. Ora direzione Montmartre, che magari davanti a un bel croissant vi parlo anche della questione alloggi, voli, perché questa sarà a tutti gli effetti una guida, oltre che un vlog, se mai vorrete venire qui a Parigi e come me non avete molto tempo. La Basilica del Sacro Cuore qui a Montmartre è il luogo da cui decido di partire, non solo per una questione di vicinanza al mio alloggio, ma anche per il fatto che la mattina la troverete molto meno piena di turisti. Questo vi permetterà di godere con molta tranquillità la vista bellissima che si ha su tutta la città e anche di visitare uno dei quartieri più pittoreschi, più storici di tutta Parigi. Questo borgo è proprio pura magia, io vi consiglio, venite qua, immergetevi, perdetevi tra le vie, guardate gli artisti perché ce ne sono veramente molti che si mettono a esporre. Ultimo ma non importante, la mattina avrete più energia per affrontare i numerosi saliscendi che troverete qui a Montmartre. Tuttavia considerate che qui a Montmartre potete anche prendere una comoda funicolare. Comunque per colazione mi sono preso un croissant e un pain au chocolat costatemi 2 euro. Alla fine del video vi dico quanto ho speso di cibo per tutta la giornata. Ma veniamo ora a come sono arrivato qui a Parigi. Esistono dei low cost veramente convenienti, anche se dovete fare attenzione ai biglietti troppo low cost. Una cosa a cui dovete stare assolutamente attenti quando prenotate il vostro volo per arrivare a Parigi è l'aeroporto. A Parigi ci sono 3 aeroporti: l'aeroporto di Orly, l'aeroporto Charles de Gaulle dove sono arrivato io e poi un aeroporto che onestamente non mi ricordo neanche come si chiama, si trova a 2 ore di treno da Parigi. È scomodissimo, tra l'altro il treno neanche c'è sempre. Lì troverete biglietti super economici, anche tipo i famosi biglietti per Parigi a 9 euro, però sappiate che ne spendete tanti di più dopo a spostarvi da lì a Parigi. Mentre per l'alloggio io mi sono accontentato di un ostello, tanto insomma sono giovane, non sono particolarmente pretenzioso, è situato in una zona periferica che non è altamente consigliabile, però tutto sommato naturalmente da un ostello non si può mai pretendere il comfort totale, soprattutto quando si alloggia in un dormitorio con altre persone, perché il comfort... Sì, il comfort è importante, per cui considerate sempre posizioni centrali e possibilmente vicine alle fermate metro o alle stazioni. Quello che vedete alle mie spalle è il famosissimo Moulin de la Galette. Montmartre è un quartiere di Parigi che all'epoca, all'incirca un secolo fa, era molto periferico ed era la zona collinare della città in cui erano situati tutti i mulini. Non era previsto nella mia tappa, ma mi sto dirigendo all'interno della Basilica del Sacro Cuore, visto che c'è tempo, quindi dalla stazione metro più vicina a Montmartre è tempo di prendere il nostro primo mezzo di trasporto, direzione Arco di Trionfo. Fare i biglietti per il metro qui a Parigi è molto comodo perché in pratica vi basta avere solo questo, è il Navigo ed è un biglietto ricaricabile che potete caricare ogni volta che fate un viaggio. Negli appositi sportelli selezionate il viaggio che desiderate fare, ma le tariffe sono fisse in base all'area in cui vi muovete e valgono anche i trasporti che vanno dalla città agli aeroporti. E usciti dalla metro, eccoci trovati davanti ai 2 simboli della città, ovvero la Tour Eiffel e l'Arco di Trionfo, che è proprio davanti a noi in questo momento, e da qui parte la Champs-Élysées, una delle strade più famose al mondo, una delle strade più glamour che noi percorreremo a piedi esattamente da questo punto fino ai giardini del Louvre praticamente, quindi è un ottimo collegamento fra la parte più periferica e la parte più centrale dove ci sono le attrazioni principali. Se desiderate potete anche salire sopra l'Arco di Trionfo, io tuttavia lo salto perché richiederebbe magari un po' di tempo, sapete, con i controlli, però sapete che questo, come tante altre attrazioni, monumenti e siti culturali, se avete tra i 18 e i 25 anni non li pagate, entrate gratuitamente. Comunque è un ottimo punto panoramico, ma stiamo raggiungendo un altro punto panoramico della città un po' meno famoso ma pur sempre molto glamour. E per raggiungere questo punto imbocchiamo una deviazione che ci porta davanti a Opera Garnier, un edificio ottocentesco molto importante della città. Comunque l'opera è veramente incredibile. Pensate che questa è la famosa opera, che tra l'altro era anche una delle uniche che c'erano nella Parigi di un tempo, che ha ispirato il racconto del fantasma dell'opera. Quindi è proprio questa è l'opera del fantasma dell'opera. E dopo pochi passi eccoci arrivati davanti alle Gallerie Lafayette.
Raga, è uno dei migliori centri commerciali che abbia mai visto. E la cosa meno fatiscente che c'è adesso in questo posto sono proprio io, mi sa. Beh, oltre a me, all'interno delle gallerie c'è anche una terrazza panoramica bellissima e soprattutto gratuita, a cui vi si può accedere direttamente dal quinto piano dell'edificio. Ragazzi, posto veramente meraviglioso. Se passate per di qua non perdetevelo, perché uno è gratuito, due vi fate 5-6 piani di praticamente shopping e negozi anche belli da vedere, ma poi ragazzi la vista, cioè vogliamo parlarne, è una cosa mozzafiato. Ecco, quando piove a Parigi un ottimo modo per andarsi a riparare dalla pioggia è anche proprio andare dentro le gallerie, dove ci sono molti centri, esposizioni, negozi per fare lo shopping. Questione bagni pubblici, tra l'altro qui ne ho trovati veramente di bellissimi, però vi dirò, a Parigi ne troverete anche di più moderni, ce ne sono molti gratuiti. Ovviamente considerate che essendo bagni pubblici non si può pretendere il massimo della pulizia, però devo dire che prima sono stato in una di quelle cabine auto pulenti e all'interno ho trovato tutto quanto effettivamente pulito, ecco. Si può pretendere tanto, cioè voglio dire, ci sono i bagni gratuiti in giro per la città, così come anche i punti d'acqua gratuita che potete raggiungere tramite l'app Eau de Paris. A proposito di nei ristoranti, se chiedete la carafe d'eau, ovvero il bicchiere d'acqua, anche se poi magari vi portano proprio la caraffa, è gratuita, non la pagate. Pausa pranzo da Armel. Siamo nel quartiere di Vivienne, un quartiere molto tranquillo nei pressi di Gallerie Lafayette a nord del Louvre. Si tratta di un locale molto apprezzato anche dai parigini stessi, 100% artigianale, che produce le galette. La galette sarebbe la versione salata della crepe con degli ingredienti diversi, magari in fase di edit ve l'elenco qui. I prezzi sono buoni, a giudicare dal menù, ora giudicheremo anche la qualità. Mamma mia, che bomba! Che bomba, letteralmente che bomba, perché era buonissima da morire, ma soprattutto mi ha anche riempito, direi abbastanza, cioè quindi il prezzo vale tutto, perché alla fine si fa un pranzo salutare, sostanzioso, artigianale. Ragazzi, se venite a Parigi, una galetta da Armel io ve la straconsiglio. Non me la sentivo di mettermi lì a fare il vlogger mentre mangiavo. Vi metto delle immagini dal canale di due ragazzi bravissimi che fanno video su Parigi, si chiamano Steph e Mary. Tra l'altro quanto mi piacerebbe incontrarli adesso, ma vabbè. Ci spostiamo verso le due attrazioni che visiteremo nel pomeriggio attraversando i giardini reali. Eccoci qui, i giardini reali, e qui, eccola, questa è la famosa panchina di Emily in Paris. Bene. Ragazzi, la Sainte-Chapelle, top del top del top, non flop ma top, bellissima, veramente, l'avevo un po' sottovalutata, però poi mi sono spinto, mi sono detto ma sì dai, prendi il biglietto, tanto cosa vuoi che sia, e invece ne valsa assolutamente la pena. Eccola, siamo davanti alla cattedrale che ha ispirato lo scrittore Victor Hugo a scrivere l'omonimo libro, una cattedrale che recentemente è stata anche riaperta e che ha avuto, vi ricordate, quell'incendio lì bruttissimo nel 2019, io lo ricordo ancora come se fosse ieri. È un'occasione unica quella che abbiamo adesso di vedere com'era Notre Dame ai tempi in cui era stata costruita, e poi comunque anche la Notre Dame che c'era prima, ricordiamocelo, era un po' un ammassamento di tanti pezzi, tante ricostruzioni. Si sa, Parigi è imprevedibile. Inizia a piovere, quindi ci rifugiamo in una creperia vicino a Notre Dame per una buona crepa a base di crema di marroni. Neanche a dirlo, questa crepa qui deliziosa. Comunque l'ho presa la crema di castagne, perché prenderla con la Nutella a Parigi mi sembra un po' troppo sempliciotto. Questa strada che stiamo attraversando vicino a Notre Dame è piena di ristoranti e cucine etniche da diversi paesi del mondo. Ad esempio abbiamo l'Irlanda, il Giappone, abbiamo la Cina, abbiamo l'Ungheria, abbiamo anche il ristorante italiano, tarocchissimo. Forse dal video non rende, ma continua a piovere tantissimo. Continuiamo la nostra passeggiata lungo la Senna, avvistando anche qualche edificio storico della città. Un'esperienza molto bella da fare nella Senna, oltre che passeggiarla in lungo e in largo, e anche fare una crociera, un tour che vi fa il giro avanti e indietro sulla Senna, oppure
come nel caso di questo battello in preparazione, potete anche fare la cena gourmet. Dall'altra parte del fiume, dopo il Louvre, vediamo Place de la Concorde, che abbiamo visitato questa mattina, perché adesso stiamo percorrendo l'altro lato della Senna, verso la Tour Eiffel. Eccola sempre più vicina. Alla vostra sinistra avete il Musée d'Orsay. Fate sempre molta attenzione alle bici, perché qui a Parigi hanno un'attenzione molto particolare sulle piste ciclabili, per cui rispettate sempre gli spazi che ci sono fra marciapiede e pista ciclabile, che a volte non andate a invaderla e poi vi dicono su parole. Dovremmo essere arrivati. Assurdo. Vi giuro che visto dal vivo l'impatto è immenso. Cioè, vederla dal vivo, vedere la Tour Eiffel dal vivo, sbucare fra i palazzi, sopra i tetti, cioè è qualcosa di veramente lifetime experience. Pazzesco, ed è anche venuto fuori il sole adesso. Wow, si sta aprendo uno squarcio di azzurro. Adesso sono le 19, questo significa che fra un'ora all'incirca sarà quasi buio. Comunque ci sarà un buio sufficiente perché la Tour Eiffel si illumini e sbrilluccichi per la prima volta, perché dovete sapere che una volta all'ora, per tipo 5-8 minuti, non lo so, lo scoprirò anch'io, sbrilluccica, fa tipo un gioco di luci molto instagrammabile. E che dire ragazzi, nel giro di 12 ore ci siamo ritrovati a passare dal Montmartre, la parte nord della città, fino ad adesso la Tour Eiffel. L'ho voluto tenere come meta finale perché era la cosa più attraente da vedere di sicuro, si tratta del simbolo della città. Oltretutto richiedeva anche un maggior sforzo di energia dover comunque fare tutta la camminata della Senna. Andrò a cercare altri spot particolari dove poterla vedere, perché Campo Marte è molto bello se volete fare un picnic magari a base di baguette o prodotti di boulangerie, va benissimo, però secondo me non è il miglior punto per ammirare la Tour Eiffel. Cioè magari la classica foto, quella da davanti, sì, ci sta, o tipo me adesso che ce l'ho praticamente alta quasi come me. So che molti di voi avranno il desiderio di salirla e onestamente ora che la vedo anche a me viene voglia di salirla fino in cima, però se ci pensate una delle cose più belle dell'ammirare il panorama di Parigi è proprio vedere il suo simbolo spiccare tra i vari palazzi di questo monumento continuo che è questa meravigliosa città. Tuttavia nulla vi vieta di farlo, sappiate però che passeranno come minimo 3 ore tra controlli, poi salite, scendete, dipende se prendete l'ascensore, se lo fate a piedi. Questa purtroppo non è una cosa gratuita, per chi ha tra i 18 e i 25 anni ci sono sì degli sconti. Ma ora mi metto alla ricerca di uno spot perfetto per vedere la Tour Eiffel sbrilluccicare. E il Pont de Bir, dove hanno girato tra l'altro pure la famosa scena di Inception, quella degli specchi. E da qui infatti avrete un punto di vista privilegiato sulla Tour Eiffel, perché effettivamente ci sono pochi turisti. Wow. Ma vi rendete conto che noi stamattina eravamo laggiù, in quella chiesa lì, per andare nel mio spot per vedere la Tour Eiffel? Passato questo ponte qui, proseguite dritti lungo questo passì che passa sopra la strada e una volta attraversato salite fino a quelle scale laggiù. Tranquilli, ci sono anche le scale mobili. Una volta arrivati in cima, in pratica qui troverete anche una fermata della metro, se vi può far comodo, ma voi dovete proseguire ancora più su e andate sempre dritti fino alla rotonda che c'è davanti a quell'hotel. Andate da quella parte, quindi alla vostra destra, dopo pochi metri troverete questa scalinata che vi porta lassù in quella terrazza dove avete la vista sulla Tour Eiffel. Ok, in effetti questo posto è molto più affollato di quanto mi aspettassi. Come vedete però la vista è veramente molto bella. Niente, andiamo a fare la cosa più classica dei classici, ovvero andiamo a vedere a Trocadero e facciamo la classica foto da lì. Qui siamo arrivati, praticamente la terrazza è quella lassù. Wow, guardate che posto incredibile.
E finisce qui questo viaggio esattamente da dove è partito, qui a Montmartre, davanti a questa bellissima Parigi illuminata di notte come un mare di diamanti. Arriviamo alla destinazione delle destinazioni, la destinazione che accomuna qualsiasi tipo di viaggio, da quello low cost a quello dell'ultimo secondo a quello della vita intera, il termine. E credo che venire qua su a contemplare questo gioiello di città sia veramente il modo più consono per poterla salutare dopo aver passato un giorno con lei e aver vissuto un'esperienza sì intensa ma allo stesso tempo tranquilla, rilassata, senza troppe corse, senza troppi affanni. Ecco, forse io qualcuno l'ho avuto con i mezzi di trasporto, ma quello perché sono deficiente io. Avrei potuto considerare qualcosa sulla vita notturna, però avendo solo 3 giorni, domani mi devo alzare presto, onestamente. È già tanto che io sia qui alle 10:30 a finire questo vlog. Potremmo considerare il quartiere del Moulin Rouge di cui non vi ho parlato, o dei bellissimi locali notturni che ci sono a Parigi, tra cui anche quelli segreti, nascosti nei posti più improbabili, ma magari questo vi linko un altro video di Steph e Mary che ringrazio davvero tantissimo, e loro l'hanno spiegato meglio di me e soprattutto l'hanno mostrato. Tornando indietro di qualche ora per qualche considerazione finale, generalmente sono molto soddisfatto di questo tour perché nel giro di 12 ore mi ha effettivamente fatto vedere molte cose, tra cui anche attrazioni non del tutto scontate come la Sainte-Chapelle. Poi certo, alcuni di voi diranno: ma sei andato alle Gallerie Lafayette e hai evitato l'opera. Certo, ma naturalmente io ho fatto una scelta in base a quello che mi andava di fare. C'è stato un grande assente che secondo me è un must assolutamente se venite qui in questa città, che sarebbe stato il Louvre, ma tranquilli, non lo sto ignorando perché a breve arriverà un video dedicato interamente a lui. Andrò a visitarlo, ma non oggi. io e Parigi vi diamo un abbraccio e ci rivediamo la prossima settimana sul canale per un'altra avventura sempre qui a Parigi, ma in un posto leggermente più speciale. Pazzesco! Ciao ciao!